Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione, bentornati sul mio canale. Oggi un video imperdibile, importantissimo perché impatta un po' tutti e vi consiglio veramente di guardarlo fino alla fine perché è un video di cui mi ringrazierete probabilmente. Allora, innanzitutto partiamo dalla solita cosa, mi sono dimenticato in uno dei video precedenti che ho registrato, mi sono dimenticato di premiare uno di voi. Per chi non mi conosce sa che in ogni video premio qualcuno di voi che mi segue, che condivide il mio video, è iscritto al canale, lo commenta e lascia un like, cioè chi interagisce con me, chi fa crescere la community, scrive opinioni, c'è uno scambio di opinioni, tutto questo è gradito da me, è gradito da YouTube che capisce il canale è interessante e quindi io ho piacere a premiare qualcuno di voi che appunto segue i miei video, segue il mio canale e gli dà una mano a crescere. Più siamo e più ci saranno contenuti di qualità, le aziende capiranno che questo è un canale che vale e quindi riusciremo a fare tante cose sempre migliori. Quindi voglio premiare, e lo faccio subito così non me ne dimentico, Faustone, Faust1, se mi segui scrivimi alla mail che trovi nella descrizione del video, avrò il piacere di omaggiarti in base alla macchinetta che avrai qualche gradito omaggio che potrai berti a casa e poi farmi sapere se ti è piaciuto. Quindi Faustone, scrivimi nella mia mail e ti invio subito il prodotto in omaggio. Oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di Borbone. Parliamo di Borbone perché ci sono delle novità che io ho saputo in anteprima e ho il piacere di condividere con voi. Sono novità che avverranno in questo ottobre e la prima novità di cui vi parlo ve l'avevo già anticipata nel video precedente in cui parlavo della capsula compostabile a modo mio di Borbone. Ne avevamo parlato anche nell'intervista di Borbone, vi rimando a questi due video di cui vi parlavo. Quando ho intervistato il direttore commerciale di Borbone, Fulvio Di Santo, lui mi aveva già parlato di quanto loro stessero cercando di diventare sempre più attenti all'ambiente e sicuramente sappiamo che il kit Borbone con bicchierini in plastica è uno dei kit più venduti, anzi sicuramente il più venduto. Io li avevo anche stuzzicati sul discorso dell'ambiente e finalmente entro ottobre uscirà una versione compostabile del loro bicchierino. Non sarà il solito kit comprensivo di zucchero, ma sarà semplicemente i bicchierini e le palette fatte di legno. Sarà una bustina da 100 bicchieri e 100 palette e uscirà appunto entro ottobre, lo troveremo in commercio. Il prezzo ovviamente rispetto a quelli in plastica è più alto, però finalmente è un bicchierino compostabile. Quindi un qualcosa più attento all'ambiente e io vi consiglio vivamente appunto di bere il bicchierino di carta. Appena li avrò modo anche di provarli perché poi sulla carta c'è un mondo che si apre perché da una parte la carta ha un odore molto marcato, soprattutto quando non è di buona qualità. Quindi andremo a testare questi bicchierini, andremo a vedere se sono di buona qualità, se non emettono odore e vi farò sapere se appunto vale la pena e se sono di buona qualità. Come avete visto negli altri video io già utilizzo dei bicchierini di carta che dopo una lunga ricerca ho trovato un'azienda che appunto li fa di buona qualità perché come dicevo la cosa più importante per un caffè, soprattutto per chi ama degustarlo, è che l'odore della carta non contamini minimamente la degustazione del caffè e l'odore del caffè, altrimenti gli aromi del caffè vengono comunque in parte nascosti dall'odore del bicchierino che invece non deve avere odore, deve essere come quello di plastica, non deve avere odore. E in più è importante anche la giusta consistenza perché comunque essendoci un liquido molto caldo al suo interno non devono comunque cedere, devono essere di una buona resistenza. Vedremo questi Borbone come saranno, è importante anche la palettina che tutti sappiamo che la palettina in legno spesso dà fastidio, quindi non vedo l'ora che questi bicchierini arrivano, sono contentissimo che finalmente arrivino e non vedo l'ora di provarli. Quindi non sarà il solito kit Borbone in scatola con zucchero, palette e bicchierini, ma sarà semplicemente palettine in legno e bicchieri in carta in un blister di plastica. Quindi questi arriveranno entro fine ottobre e costeranno molto simili al costo di un kit di plastica che però contiene anche lo zucchero, quindi sono un po' più cari. Ma passiamo ora al resto del video che, come avrete letto nel titolo, sicuramente interessa un po' tutti voi, che è l'aumento di Borbone. Questo è uno scoop che vi do perché questo aumento partirà dal 15 ottobre, quindi tutti gli acquisti dal 15 ottobre saranno fatti con questo nuovo listino che tendenzialmente porta brutte notizie per chi beve Borbone. Allora, aumentano le principali compatibilità, quindi aumentano sia le Nespresso sia le Don Carlo che le cialde e aumenteranno circa di €1 al pubblico per quanto riguarda la scatola da 100, quindi ciò che costerà una ventina di euro, quindi una classica diciamo miscela blu, costerà 21 e via dicendo. E questo purtroppo sulle principali compatibilità, quelle più vendute che poi sono cialde, Nespresso e a modo mio. Restano invece invariate le capsule Point, come dicevo anche
anche negli altri video, oramai la capsula Lavazza Espresso Point è talmente un qualcosa che va in disuso, i consumi stanno calando, che anche per Borbone fare un aumento su un prodotto così marginale che comunque sta scemando aveva poco senso. Quindi sull'Espresso Point il prezzo rimane uguale all'attuale, quindi si andrà a differenziare dalle Nespresso e dalle a modo mio, mentre adesso costano tutte uguali queste capsule. Aumentano solo le Don Carlo e le Espresso, invece le Espresso Point rimangono un po' più bassi di prezzo, anzi non mi stupirei che Borbone non faccia ulteriori iniziative commerciali su scontistiche appunto solo per questo prodotto Espresso Point, perché appunto è un prodotto che tra virgolette sta morendo. Parliamo invece dei kit. Prima abbiamo parlato dei kit compostabili, i kit invece in plastica Borbone classici, anche quelli subiranno un aumento abbastanza grande. Certo, il kit ha un costo piccolo, però l'aumento è significativo, quindi non mi stupirei che aumentassero almeno di 50-60 centesimi sul costo del kit attuale di quanto lo pagate attualmente. E infine andiamo a parlare dell'ultima compatibilità di cui non abbiamo parlato, della Dolce Gusto, che è l'ultima arrivata in casa Borbone. Come ho sempre detto nei video, la Dolce Gusto è una capsula molto difficile da fare e anche molto costosa proprio in termini di materia prima della capsula, una capsula grande che ha una doppia membrana e quindi ha un costo superiore, e anche per Borbone si differenziava per un costo più alto rispetto alle capsule Nespresso a modo mio. La buona notizia è che le Dolce Gusto invece subiranno una discesa di prezzo. Evidentemente il processo produttivo migliorato, i volumi che Borbone sta facendo di Dolce Gusto hanno permesso di rinegoziare il prezzo della capsula come materia prima, e anche un certo tipo di efficientamento nella produzione ha fatto sì che il prezzo della Dolce Gusto scende, e scende anche di circa €1, anche qualcosa in più. Quindi per tutti quelli che utilizzano caffè Borbone per Dolce Gusto questa è un'ottima notizia, perché si ritroveranno un prezzo più competitivo. Ovviamente tutti questi prezzi di cui ho parlato riguardano tutte le miscele, quindi non c'è una miscela esonerata da questa variazione di listino che appunto partirà dal 15 ottobre, e il discorso della diminuzione di prezzo della Dolce Gusto vale anche per i solubili di Dolce Gusto, mentre gli altri solubili rimangono a prezzo costante. Non varia il prezzo del grani, non varia il prezzo del macinato. Allora, conclusioni di questo video. Qual è il mio consiglio? Non sto a entrare nel merito degli aumenti, cioè secondo me le aziende quando rivedono i prezzi c'è sempre un motivo dietro, c'è un motivo di produzione, c'è un motivo di scelta di mercato, di posizionamento di mercato, quindi io non sto qui a sindacare se Borbone abbia fatto bene aumentare i prezzi o meno. Io il consiglio che vi posso dare è comprate prima del 15 ottobre, dove potrebbero aumentare i prezzi, ma non comprate in maniera esagerata. Cioè io credo che è vero che i prodotti che adesso si trovano in commercio hanno scadenza oltre la metà del 2022, ma non farei un anno di scorta di caffè Borbone solo per risparmiare €1. Primo perché a meno che non compriate tanti caffè, allora se iniziate a comprare 5-6 scatole al mese, allora ci può essere una sostanziale risparmio a prendere i prezzi pre-listino aumentato. Ma se invece ne fate un utilizzo semplicemente casalingo, io vi consiglio approvvigionarvi di 2-3 mesi di caffè, non di più, perché il caffè comunque è buono macinato fresco. È vero che il macinato fresco si è già perso se stiamo utilizzando le capsule, perché comunque sono prodotti che magari tranquillamente sono stati almeno 1 mese, 2 mesi all'interno appunto della scatola, e quindi il discorso del macinato fresco si è perso. Ma un conto è bere una capsula che magari ha 1, 2, 3 mesi di vita, un conto è bere la stessa capsula tra un anno, perché è vero che ha di tutto per far sì che venga protetta la fragranza, però sicuramente qualcosa del caffè si è perso. Quindi io quello che vi consiglio è: comprate prima dell'aumento, ma comprate giusto la scorta per arrivare a fine anno, che sono i prossimi 2-3 mesi, e poi invece quando vi sarà finita questa scorta pagherete €1 in più ogni 100 capsule, che voglio dire è una spesa sostenibile, soprattutto se non fate un grosso volume di consumo ogni mese. Allora, detto questo, spero il video vi sia piaciuto. Vi ho lasciato un'anteprima di cui nessuno ha parlato e mi fa piacere avervi dato questo scoop, sperando che vi sia utile. Se vi è stato utile vi prego di lasciare un like a questo video, iscrivervi al canale, ma soprattutto vi lascio con una domanda: scrivetemi nei commenti se questo euro-diamento vi infastidisce, vi farà cambiare qualcosa nel vostro acquisto, se rimarrete fedeli a Borbone. Lasciatemi un commento qui sotto, mi farà piacere rispondervi. Con questo un saluto e alla prossima!